Stasera vi faccio mangiare un dolcino che mia madre mi ci ha cresciuto, vi si vede non sapeva fare altro di dolce. Allora, il cream caramel, che non è una ricetta tipica livornese, però io vi mostro durante il nostro percorso dei mangiari che ho, che fanno parte di me, oltre che della cultura livornese. Allora, iniziamo subito con la ricetta senza troppi fronzoli. Gli ingredienti sono questi, ora ve lo dico. Allora, ci vuole mezzo litro di latte, lo zucchero io vado a occhio perché sono fatto così, 4 uova, un pelino di strega e il dolce è già fatto. Il procedimento sarà un po' complesso, ma non vi preoccupate, se lo faccio io e mia madre lo potete fare tutti. La prima cosa da fare sarà il caramello. Allora, mettete una padella antiaderente sul fuoco che si scaldi bene bene. E mettete 5-6 cucchiai di zucchero, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cucchiai di zucchero a scaldare. Diabetici no, eh? Diabetici, mi raccomando, questo qui fate finta di non vederlo. Allora, dovrà crearsi il caramello, non ci aggiungete altro, mi raccomando, perché se no è un problema. Fate scaldare bene, ci vorrà quei 5-10 minuti. Comunque, mentre lo zucchero caramella, noi andiamo a fare l'altra procedura, ossia prendere un bel tegamotto dove poter mettere le nostre 4 uova intere, mi raccomando, 4 cucchiai di zucchero, un cucchiaio di strega, anche mezzo, tutta questa roba lì, se no viene troppo alcolico, poi mi piace. Invece la strega serve per eliminare quello sapore forte dell'uovo che a tanti da noi sembra di mangiare il bottino, no? Andiamo a mescolare bene il tutto, fare un bel composto omogeneo senza lasciare troppi grumi, mi raccomando, date una bella arriccottata, aggiungete il mezzo litro di latte e nel frattempo mescolate anche questo, una bella rimestata, mi raccomando. Nel frattempo controllate che il caramello non bruci. Dopo aver controllato che lo zucchero che non si attacchi, finite di mescolare il tutto, l'ho detto, è un bel composto. E ora c'è un'altra cosa, questa operazione è quella che secondo me aiuta a far venire il caramello a modino, ossia filtrare questo liquido in un altro recipiente, qui rimangano tutte le impurità, più che impurità, tutti i grumi che, come ho detto l'altra volta, i grumoli, tutti i grumi che non fanno venire un bel cream caramel. Se vedete poi qui c'è tutti pezzettini di uovo, questo è il composto che servirà per fare poi il cream caramel. Intanto il nostro zucchero sta caramellizzando, come direbbero gli chef, quelli di MasterChef, direi io. Allora, mi raccomando, stateci attenti in questa operazione qui, perché è quella che fa diventare il caramello buono dal caramello schifoso amaro. Vedete, si è sciolto egregiamente, oserei dire. Senti che po' di paroloni. Andiamo a spengere il caramello e faremo una piccola operazione, ossia mettere delle gocce di acqua, proprio delle gocce, vedete come ho fatto io così, e fare questo lavoro che renderà il caramello più lavorabile. Poi prenderemo i nostri stampini, io ce l'ho un po' così misti perché non ce ne avevo altri, diciamo. Allora, eccoci qua, facciamo stronzate, che il caramello brucia, porta via le mani. E mettete un po' di caramellino in ogni stampino, ci vuole mia cosa, ci vuole mia Newton. Allora, dopo aver messo il caramello dentro gli stampini, mettete gli stampini dentro una pirofila che andrà in forno a cuocere a bagnomaria. Cercate di farceli entrare tutti come possibile, a mettere il nostro composto dentro i nostri stampini. Belli colmi, mi raccomando, così quando lo levate fate più casino.
Dopo aver fatto questo procedimento ci sarà solo da mettere l'acqua dentro la pirofilina per farlo cuocere a bagnomaria. Mi raccomando, mettete il forno già bello caldo, 180 gradi, 170-180 gradi, dovrà cuocere intorno ai 40 minuti, almeno io credo, me lo ricordo, perché io vado, ci metto il dito, se sento che è arrivato, punto e basta, lo sapete, no? L'acqua dentro la pirofilina dovrà essere a un dito dal bordo della formina, mi raccomando. E ora c'è solo da infornarli. Ve l'ho detto, ci vorrà circa una mezz'oretta, poi ve lo farò vedere, dovrete controllare se quando si induriscano col dito, se si indurisce è un casino. Sono qui a controllare se passata la mezz'oretta, se i caramel sono pronti. Ve l'ho detto, prova del dito, dovrete fare così, metterci, se ci rimane attaccato mancano pochi minuti, vedete? Altri 3 minuti e questo è pronto per poi farlo ghiacciare e mangiarlo dopo un pochino, mi raccomando, Vedete? Dovrebbe essere fatto, questo non rimane niente attaccato al dito, anche questo. Ecco qua. Ora mi nasca, così si è fatto 13. Ora c'è solo da spostarli, mi raccomando, fate veloce perché vi ustionate le mani, oramai. Ecco, ora basta solo ghiacciarli, cioè le lasciate fuori, fra un'oretta le mettete in frigo e fra 2 ore sono pronti per essere sgrofognati. Ecco, dopo 2 ore il nostro caramel dovrebbe avere questa forma e questo aspetto qui. Voi prendete, incidete tutto intorno al caramello, lo girate nella botticina e eccoci qua, il nostro caramel, un aspetto delizioso, buonissimo. Un altro motivo perché mi chiamano bocca ve lo dimostrerò subito. Buonasera a tutti. Non c'è più. Vi ringrazio, vi saluto, un ringraziamento particolare alla produzione di Husky TV